Aspetta, non scorrere oltre. I prossimi 17 minuti distruggeranno tutte le illusioni che hai sulla preparazione alle crisi. Quando arriverà il collasso, e arriverà certamente, questa conoscenza separerà i sopravvissuti dai morti. Fatti dolorosi, l'82% di tutte le strategie di sopravvivenza su internet proviene da film, post virali e persone autoproclamate esperte senza vera esperienza di crisi. Queste strategie sembrano convincenti, sembrano giuste, ed è proprio per questo che uccidono. 5 errori enormi, 5 dogmi radicati nella mentalità dei prepper. Nessuno li mette in discussione, finché la realtà non colpisce, finché non ti accorgi che il tuo sistema era un autoinganno. La fisica non mente. La chimica non mente. Ma le persone costruiscono narrazioni che simulano sicurezza e poi muoiono con esse. 5 miti, 5 trappole, 5 credenze confutate che azzerano la tua probabilità di sopravvivenza. Sei pronto per la verità? Bene. Il primo errore inizia con il luogo che pensi sia il più sicuro. Errore 1. I rifugi sotterranei garantiscono la sicurezza. La fantasia definitiva. Rifugio segreto, enorme strutture in cemento, provviste per anni, fortezza assoluta. Completamente sbagliato. Il tuo nascondiglio sotterraneo non è salvezza, è un obitorio ritardato. Problema 1. Deterioramento psicologico causato dall'isolamento. Gli studi condotti dalla Charité di Berlino mostrano che le persone dopo 4 settimane di isolamento completo sviluppano danni cerebrali misurabili. La memoria si deteriora, la valutazione del rischio fallisce, le paure si manifestano. Il cervello ha bisogno di stimolazione, interazione sociale e cambiamento. Le stanze sotterranee eliminano tutto questo. Stesse pareti, aria stantia, monotonia assoluta. Alla 5ª settimana interpreti i suoni come minacce. Alla 12ª settimana perdi il contatto con la realtà esterna. Problema 2. Le risorse finiscono sempre. Provviste per 2 anni, ottimisticamente 3 anni, e poi cosa? La realtà mostra che le crisi durano decenni. Jugoslavia 9 anni. Siria dal 2011. Venezuela dal 2013. Il tuo bunker ha una data di scadenza. Quando uscirai sarai biologicamente collassato. Muscoli atrofizzati, carenza di vitamina D, occhi sensibili alla luce, zero conoscenze sugli sviluppi attuali. Problema 3. La probabilità di essere scoperti è alta. Le strutture sotterranee richiedono aria, sistema di scarico e ingresso. Ognuno è un punto debole. Le telecamere termiche vedono il calore. I sensori di CO2 rilevano l'aria respirata. Le persone sotto pressione parlano. I vicini ricordano i lavori effettuati. Gli amici costretti parlano. All'improvviso c'è un gruppo armato davanti al tuo ingresso. Condividere o combattere, entrambi finiscono male. Problema 4. Emergenze mediche senza aiuto. L'appendicite si trasforma in peritonite. L'ascesso dentale diventa sepsi. Una frattura ossea non trattata porta a disabilità. Sottoterra, senza chirurgia, diagnosi e medicine, muori dolorosamente per giorni. I dati epidemiologici sono chiari, più morti per problemi medici evitabili che per violenza. Infezioni, malnutrizione e problemi dentali diventano condanne a morte. L'alternativa esiste altrove, gruppi decentralizzati in regioni agricole con fonti d'acqua naturali, dove si pratica la cooperazione, dove circolano conoscenze mediche, dove la stabilità psicologica si mantiene attraverso l'interazione sociale. Il mito del rifugio si basa sulla falsa equazione isolamento uguale sicurezza, ma le persone sopravvivono grazie a reti collaborative, non seppellendosi. Errore 2. I filtri portatili garantiscono l'acqua potabile. Hai dei filtri. Katadyn. MSR. Grail. IL Marketing promette l'eliminazione del 99,99% dei patogeni. Sicurezza idrica universale. Errore fondamentale. Il tuo filtro elimina i patogeni biologici, non gli agenti chimici che uccidono. Problema 1. Le molecole attraversano i filtri.
I sistemi di filtrazione funzionano in base alle dimensioni dei batteri. Ma gli ioni di metalli pesanti, i pesticidi e i solventi sono molecolarmente piccoli. Attraversano i pori come se non esistessero. Piombo, mercurio, arsenico, cromo. I fiumi europei trasportano veleni industriali da generazioni. Reno, Elba, Danubio, tutti contengono residui storici. Luglio 2021, alluvione dell'Eifel e dell'Ahrtal. Centinaia di fabbriche allagate, depositi petroliferi e impianti di depurazione collassati, contenuti tossici riversati direttamente nell'acqua. Oli pesanti, solventi, pesticidi, metalli pesanti. Il filtro non rimuove niente. Bevi acqua sterile ma velenosa. I sintomi iniziano settimane dopo. Nausea, emicrania, poi danni irreversibili agli organi, insufficienza renale, cirrosi epatica, degenerazione neurologica. Problema 2. I virus sono al di sotto dei limiti di filtrazione. I virus sono di dimensioni nanometriche, più piccoli dei batteri. Norovirus, epatite, adenovirus, enterovirus. Tutti sopravvivono nell'acqua dolce per settimane. L'efficacia del filtro è zero. Le conseguenze sono rapide. Vomito violento, diarrea intensa, disidratazione. La perdita di liquidi supera il rifornimento, gli elettroliti collassano, il sistema circolatorio fallisce. L'unico metodo sicuro, bollire senza eccezioni. A 100 gradi per almeno un minuto, preferibilmente 2 minuti. Questo denatura irreversibilmente le proteine virali, elimina l'infezione a livello molecolare. Ma questa informazione viene rifiutata. Bollire richiede tempo, combustibile e pazienza. Le persone preferiscono il dispositivo di plastica, finché non arrivano i crampi. Errore 3. È possibile sopravvivere da soli. La mitologia della sopravvivenza solitaria, l'individuo autosufficiente, la fantasia guidata dal testosterone. Completamente disconnesso dalla realtà. Gli esseri umani sono biologicamente sociali, la civiltà è stata costruita attraverso la collaborazione. Da solo sei un organismo incompleto e ti sopravvaluti. Calcola praticamente. Sicurezza, dormi 6 ore al giorno. Chi fa la guardia? Nessuno. La posizione non è protetta. Cibo, passi 4 ore a cacciare, ti allontani di chilometri. Chi protegge le provviste? Nessuno. Medicina, ti ferisci o ti fratturi un osso. Chi ti cura? Tu stesso, senza anestesia. La probabilità di successo è minima. Carico psicologico, l'isolamento cronico frammenta la cognizione. Percezione di minaccia permanente, tutto è pericolo, zero rilassamento. Entro 4 settimane si sviluppa paranoia, la mancanza di sonno distrugge il giudizio, iniziano gli attacchi di panico, emergono errori cognitivi mortali. La prova storica è certa, i sopravvissuti erano strutture collettive. Durante l'assedio di Sarajevo le comunità condividevano tutto. Durante i bombardamenti di Aleppo i clan familiari coordinavano la sopravvivenza. L'eroe solitario è una finzione narrativa, un'impossibilità biologica, un cadavere che non sa di essere morto. Errore 4. Le scorte in scatola garantiscono la sopravvivenza a lungo termine. Il fondamento sacro dell'ideologia, grandi scorte. Scaffali pieni di scatolame, cereali e cibi secchi, 6 mesi, ottimisticamente 12 mesi. Ti senti al sicuro. La realtà, le scorte sono una protesi psicologica che impedisce lo sviluppo di abilità vitali. Problema 1. Le calorie sono diverse dal valore nutrizionale. Le conserve forniscono energia, ma i micronutrienti, le vitamine e i minerali si degradano massicciamente nel corso dei mesi, spesso del 70%. La vitamina C si ossida. Le vitamine B sono termolabili. I grassi insaturi formano perossidi tossici. Consumi 2200 calorie al giorno ma sviluppi contemporaneamente gravi sindromi da carenza. Lo scorbuto riappare.
Sanguinamento gengivale, perdita dei denti, deterioramento della guarigione delle ferite, progressiva debolezza muscolare e immobilità. Il corpo si deteriora mentre gli scaffali appaiono pieni. Problema 2. La monotonia crea perdita di appetito. Per settimane consumi gli stessi pochi cibi. Ravioli, fagioli, piselli, ciclo infinito. Il sistema limbico si ribella alla monotonia sensoriale. La fame persiste ma psicologicamente mangi di meno perché anche solo il pensiero dello stesso pasto provoca nausea. Questo è scientificamente documentato. Spedizioni antartiche, stazioni spaziali e esperimenti di isolamento mostrano gli stessi risultati. Perdi peso e massa muscolare anche quando c'è cibo sufficiente. Problema 3. Le illusioni impediscono l'apprendimento. Finché gli scaffali sono pieni, non impari abilità come cacciare, pescare, trovare cibo in natura. I limiti della vita vengono posticipati. Anni dopo, quando le scorte finiscono, cerchi di imparare, ma ormai il tuo corpo è esausto, la tua mente è consumata. Mentre quelli che hanno sempre prodotto sopravvivono. La verità è questa, quando le scorte finiscono non rimane soluzione. Danno solo poco tempo. In questo poco tempo devono essere apprese abilità di sopravvivenza, altrimenti le scorte sono una fine inevitabile. Quinto errore, fuggire nella natura è più sicuro che restare in città. Le persone pericolose pensano questo, nel momento in cui arriva la crisi, pensano che sia meglio allontanarsi da tutti e nascondersi nella foresta. Ma si sbagliano. È un piano sbagliato. I fatti reali, in Italia vivono 60 milioni di persone su 301.000 chilometri quadrati. 199 persone per chilometro quadrato. Non esiste vera natura selvaggia. Anche gli Appennini e le Alpi non sono deserti come si pensa. Ci sono strade, mari, foreste, strade, insediamenti vicini, ogni luogo è stato trovato. Mentre le persone del posto conoscono ogni angolo come il palmo della loro mano, uno straniero viene notato immediatamente. Supponiamo che tu abbia scoperto un luogo completamente isolato. La difficoltà inizia ora. Problema 1. Lo squilibrio energetico. Se una persona vive nella foresta, il suo consumo energetico giornaliero è di circa 5.000 calorie, ma il cibo che mangia è inferiore. Se continua così, prima brucia le masse grasse poi il corpo si consuma da solo. Problema 2. Un rifugio inadeguato porta all'ipotermia. Le persone che l'hanno fatto prima sopravvivono, ma chi non l'ha mai fatto prima muore lentamente di freddo. Problema 3. Piccole ferite diventano mortali. In realtà, una ferita che sembra piccola ti distrugge entro 48 ore se non prendi precauzioni. Emergono situazioni come diarrea e perdita di liquidi. Se si verifica una possibile crisi in città, la possibilità di avere accesso a servizi sanitari e informazioni non scompare completamente, e anche se sei in un luogo completamente sicuro, una piccola ferita può portarti alla morte. I risultati sono evidenti, quando si verifica una crisi, la maggior parte di coloro che escono per strada scompare. Tuttavia, se un piccolo gruppo sa nascondersi in quel momento, sopravvive e questi sono esperti. Conclusione, il riassunto della verità. In realtà, 5 credenze diffuse nella società sono seriamente sbagliate riguardo alla sopravvivenza. I rifugi sotterranei ti fanno ammalare e ti privano, i filtri dell'acqua che porti non eliminano il pericolo. Pensieri come sopravvivere da solo sono completamente sbagliati, accumulare scorte ti rallenta e ti rende inefficace, e andare nelle foreste ti lascia necessariamente affamato e debole. La verità generalmente trascurata è questa, la vera ragione della sopravvivenza è questa, una persona forte, relazioni forti, abilità e una mente forte. Solo vestiti, attrezzature o piani non sono sufficienti per salvarti. Perché le persone rimaste vive dopo la fine della crisi sono sopravvissute? Aspetto nei commenti. Non erano né forti né ricchi, avevano solo legami forti e persone di cui si fidavano. Conclusione, la decisione è completamente tua. Come userai questa conoscenza? La prima via è andare per strade comode ma ingannevoli.
La seconda è scegliere la strada vera, preparazione, creare legami, imparare nuove abilità ed essere forti è una buona strada. La soluzione alla sopravvivenza non è sono forte. È trovare amici fedeli e agire insieme. La questione principale è questa: quando avverrà la crisi o scegliere di andare in giro rilassati dicendo che non accadrà mai? La scelta è tua. Se vuoi stare comodo, non prepararti. Scegli la tua decisione. Come mostra il procione, non da solo ma agire insieme nella comunità, essere forti e stare bene mentalmente. E infine, cosa volete nel prossimo video? Aspetto nei commenti e non dimenticate di iscrivervi. Ma la domanda vera è questa: perché la maggior parte delle persone ignora queste verità? Perché continuano a credere nei miti? La risposta è semplice: la verità è scomoda. È più facile comprare attrezzature che costruire relazioni. È più semplice accumulare scorte che imparare abilità reali. È più confortevole credere di poter sopravvivere da soli che ammettere di aver bisogno degli altri. Questa è la differenza fondamentale tra chi sopravvive e chi muore. Non è questione di chi ha più soldi. Non è questione di chi ha il bunker migliore. Non è questione di chi ha più armi o più cibo. È questione di chi ha capito la natura reale della sopravvivenza umana. Guardate la storia. Ogni singola catastrofe documentata mostra la stessa verità. I sopravvissuti non erano i più ricchi. Non erano i più preparati tecnicamente. Non erano quelli con i bunker più grandi. Erano quelli che avevano relazioni forti. Erano quelli che sapevano cooperare. Erano quelli che condividevano conoscenze e risorse. Durante l'assedio di Sarajevo, chi sopravvisse? Non i solitari. Le comunità che si aiutavano a vicenda. Durante la guerra in Siria, chi ce l'ha fatta? Le famiglie allargate che lavoravano insieme. Durante il collasso economico del Venezuela, chi ancora resiste? Le reti di vicini che si sostengono reciprocamente. Questa non è teoria. Questa è evidenza storica documentata. Questa è la realtà che i venditori di attrezzature da sopravvivenza non vogliono che tu sappia. Perché? Perché non possono venderti relazioni umane. Non possono venderti fiducia. Non possono venderti cooperazione. Il mercato della sopravvivenza vuole farti credere che la soluzione sia comprare qualcosa. Ma la vera soluzione non si compra. Si costruisce. Giorno dopo giorno. Relazione dopo relazione. Abilità dopo abilità. Quindi smettila di accumulare cose. Inizia a costruire connessioni. Smettila di nasconderti. Inizia a cooperare. Smettila di comprare. Inizia a imparare. Perché quando arriverà la crisi, e arriverà, non sarà il tuo equipaggiamento a salvarti. Saranno le persone accanto a te.